Sono proprio curioso. Fatemi sognare. Warner Bros. Game, eh? Attenzione. Vedo un'aquila io in giro. Sì. Ah, mo? Oh, che palle. Oh. Aia, mezzo infarto mi è arrivato. Ok. Guarda, se mi danno il copyright io ti meno, eh. Beh, come a tutti ragazzi, basta! Cos'è sta cosa? L'ho capito, basta, basta. Fatemi entrare dentro. Mi sono rotto qua 35 pa' di roba. Fammi entrare dentro. Oh, beh, come a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Decoco94 e oggi, come promesso, siamo qui su Il Signore degli Anelli Rise to War. Riscrivi le leggende della Terra di Mezzo. Gentile stratega, grazie. Parti per un viaggio epico. Avventurati tra le altissime montagne, esplora le fitte foreste e attraversa le vasti pianure con o senza i tuoi fidati compagni. Incontra nuovi amici e fatti dei nuovi nemici. Guarda, io di amici sarei contento, dei nemici un po' di meno. Se magari sono un pay to win, li lascerei stare al momento, no? Ti unirai alle forze del bene o servirai le forze del male? Le possibilità saranno infinite. A prescindere dallo schieramento che sceglierai, gli eroi della Terra di Mezzo che conosci e ami combatteranno al tuo fianco, aiutandoti a riscrivere la storia della Terra di Mezzo. Possibile che le avventure non abbiano una fine? Ma forse no. C'è sempre qualcun altro che prosegue la storia. Bilbo Baggins, la compagnia dell'anello. Unisciti alla nostra community per ricevere novità, bla 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 bla. Non mi interessa. Ok, possiamo iniziare? C'è qualche filmato introduttivo? C'è qualcosa? Non lo so. Papiri parapapo. Eccolo qua. Questa è la solita storia che forgiano gli anelli. Il Sauron che gli dà gli anelli a tutti e lui c'ha l'unico anello. Ma tutti loro furono ingannati, eh sì. Un anello per domarli, un anello per ghermirli. E nell'oscurità incatenarli. Sauron non assomiglia a quello del film. Sa che credo che sia il video sia sincronizzato male. Ma forse è il mio PC che non riesce a farlo. I Nazgûl sono fatti bene però. Mamma mia, Sauron che botte che danno. Mamma mia. Io spero che ci sia come eroe. No, forse per troppo forte. Ci sono un po' di morti, Era fuori sincrono. Oh mamma mia. Adesso mi durava ancora un po'. Cane, è così potente questo gioco qua? Non penso. Dol Guldur. Vabbè, vi dico un po' che cosa vedo. Quindi adesso vediamo un po' Minas Tirith. Io ho visto all'inizio che c'erano 3 razze. Poi ci sono stati alcune persone che mi hanno scritto, alcuni ragazzi, che mi hanno detto che ne hanno implementate altre razze fino ad 8, se non sbaglio. Ah, 6 razze? Io credevo. Anello di Isengard, Erebor, i nani. Poi c'è Gondor, tipo unità Cavaliere del Cigno. Come Cavaliere del Cigno? Ma mica c'hanno i soldati della torre. Rohan, cavalli, per forza. Gli elfi, saggezza elfica. Ma guarda, io gli elfi opterei per gli elfi. Tipo unità razziatore, è un orco. È un orco. È indubbiamente un orco. Allora, a me gli elfi mi sono sempre piaciuti. Mi piacciono più gli elfi a me. Ma tu lo fai perché ci piacciono le elfe! Ma non ci sono il Signore degli Anelli! Ce ne sono poche. Magari nello Hobbit c'era lei. Ammazza. Caricamento troppo lungo, signori. Bello l'anello. Dai. Bel green screen qua, sarebbe bello. Dall'oscurità proviene una voce misteriosa appena udibile. What does it look like? What metal is it made from? No, oro no. Mi piace più l'argento a me, di più. What gem? Bello, a me piace il verde. Smeraldo, sempre per me. No, semplice. No, che dopo a me dà fastidio poi dopo. Have chosen your fate. Eccomi. Bello l'anello, a me piace. You are awake. Excellent. Ciao Gandalf, hello! Io ho già visto questo, cos'è sta roba? Ah, siamo già partiti male? Ok, andiamo. Dove sono i nemici? Get back, servants of evil. Aiuto! Tocca per saltare dopo 2 secondi. Ok. Ma posso muovermi sulla posso girare? È qua, signori, è qua. Ma era possibile anche muoverle o no? Ok, vediamo un po' l'anello. Ah, quindi sarebbero delle abilità o delle cose? Fammi vedere. Ok, cos'è sta roba?
Ok. Ah, c'è un livello dell'anello. Limite. Ah. Ah, quindi qua Must make your way to Dol ad Dol Guldur. Dobbiamo andare a Dol Guldur. Ma dove siamo noi? Questo è morto. Oh mamma. Vuole anche anelli minori? Ah, davvero? No, non ce la farà mai a fare sta cosa. Dai, su, andiamo. Ritorniamo indietro. Vediamo un po' come possiamo... Ma questo è Bilbo. Te ne darò uno. Va bene. Vediamo un po' chi esce fuori. Ah, vediamo che comandante esce fuori. Non capisco cosa sono quelle... che bello. C'è qualcosa che mi ricorda, boh. Mi ricorda un po' Game of Thrones quello di dare gli oggetti ai comandanti. Aldir. Sì, Aldir. A me mi è sempre piaciuto Aldir di Lothlorien. Ma ti hanno fatto brutto però, mamma mia. Equipaggio un esercito. Vediamo un po' che esercito abbiamo. Abbiamo degli arcieri, penso. Ma sei più grande di tutte le strutture che ci sono qua dentro, però. Cacciatore. Perché solo 100? Ah, quindi io posso decidere... Ma scusami, ad esempio... Ah, cioè io quindi posso decidere... Che... Ok, ok. Ah, mi dà delle risorse. Richiede 10 energia. Perché l'incontrario? Prima erano di qua i nemici, che succede? Ah, quindi abbiamo conquistato un territorio. Quindi abbiamo un altro eroe, bello. Possiamo muoverci di qua? Posso muovermi? Ecco. Eccoci, signorina, come va? Ogni casella ti farà aumentare il potere dell'anello. Ah, interessante. Uno all'ora? Quindi mi immagino quanto tempo ci vuole. No, facciamo Lady Galadriel. È la nostra signora. Dobbiamo proteggere. Ma è... Govannen. Allora, esploriamo un po' la zona per vedere un po' che cosa c'è. Possiamo... Allora, abbiamo... Dove sono i... Allora, questo cos'è? Qua c'è del denaro. Punti abilità. Le raccolte di punti di battaglia costano punti abilità. Le abilità si coprono col tempo, ma non posso superare il loro valore minimo. Quindi se noi dovessimo... Comandante. Vediamo un po' allora che comandante abbiamo. Io direi di potenziare Aldir. Continuare a fare regali ai comandanti anche per reclutare per aumentare il loro rispetto nei tuoi confronti. Stati in un altro modo per ottenere punti oltre all'addestramento. Però devi spendere gemme. Ah, mi ricorda qualcosa. Potenzia però mi serve. Posso fare anche questo? No, si sblocca dopo aver segnato 4 punti. Ma ti danno solo oggetti? La pipa! Allora, vediamo un po'. Capitolo 2, espansione delle infrastrutture. Ah, qui sono i capitoli. Adesso che esercito sono unito noi, la caserma è sovraffollata. Bisogna potenziare la caserma così posso accogliere più soldati. Ah, eccolo qua. Ah, che bello! 12 secondi! Ah, ho capito. Quindi io devo avere il tempo. Velocità, vendere le gemme, no? Abbiamo risorse, facciamo un po' di roba. Ma quindi se ad esempio ce n'è uno che con me, ad esempio gli elfi, si attaccano tra gli elfi. Oh, code di costruzione 2. Il capitolo 2. Cos'è questa roba? Tributo in oro. Potenzia dell'oggi per aumentare la quantità di oro riscosso. L'oro può essere riscosso una volta ogni 2 ore. Quando la sala principale giungerà a livello 4 può arruolare i soldati di grado 2. Quindi noi dovremmo sempre tornare per riscuotere l'oro ogni volta. Non potevi fare come le risorse normali, no? Non potevi farlo. Pure... Ah, ma io quindi ma devo sempre cliccare le cose. Qua che c'è? Ah, ma posso arruolare anche altri. Ma davvero? Posso fare altri? Ah, che bello. Ah, quindi non posso fare solo gli elfi. Ah, ma questo è interessante. Ho provato anche altri giochi del Signore degli Anelli. Questa cosa qua non lo faceva. Io mi immagino, quindi livello massimo livello 20, non livello 25. Io mi immagino quanto tempo e quante risorse servano. 18 secondi. Mi immagino più avanti. Che bello. Ho combattuto solo una battaglia. Sono passati 32 minuti e sto ancora potenziando le risorse. Vediamo se voglio attaccare qualcosa. Tipo questo. Mi dà 640 di legno. Questo mi dà un po' di roba. 30 di potere allora. 40. Ma in che senso? Cioè se lo attacco mi distrugge? Cioè se io volessi andare qua. No, se io volessi attaccare questo, come faccio? Marcia. Ok. Terrificante. Lo posso attaccare? No, di livello 4. Terrificante. Non posso attaccare questi. Ma scusa, ma... Qui? Ah, quindi devo... Questo? Marcia. Lei. C'ha i cavalli. Ok. Cioè 24 secondi ad andare qua. Ah, i mortacci. Ma quanto tempo te ci vuole? Vediamo un po' la battaglia. Ok. Va bene. Posso vedere? No? Perché prima me l'ha fatto vedere adesso no? Ah, questo qui. Ah, 15... Ma scusa, perché qua mi... Allora, normalmente me ne dà 2 all'ora. Però qua me ne dà 15 all'ora. E questo... Questo 1?
20 secondi! Ma sei da parte! È da parte! Mamma mia, ma quanto siete lenti? Ma poi gli Aradrim che sono qua nel regno degli elfi? Mi tra che avere distanza ad alta velocità. Che dici? Ah, se aumentano di livello... Come faccio a rollarli? Come faccio a rollarli? Esercito. Qua, fammi vedere. Ci sono comandanti del tuo insediamento. Cioè, scusami? No, aspetta. Non posso reclutare l'esercito perché non c'ho nessun comandante? E ritorno indietro allora. Muovi... Qua. Sì, io voglio tornare indietro. Come faccio? Voglio tornare indietro. Come faccio ad arruolare i soldati? Allora, entra. Aspetta, caserma. Cos'è caserma? Ok. Perché c'è un sì? Ah, è ma livello 1. Cioè, devo aumentare? Sì, così tanto. Questo non è mai... ma sono di livello 1 però. Cosa vi spendo a fare? Non ha senso. Sì, ma io come faccio a aumentare l'esercito? Trascino unità qualunque per arruolarla. Ah, possiamo arruolare due tipi di unità. Mamma mia, ma è troppo duro come meccanica. Deve essere più fluido. Deve essere più intuitivo. Deve essere più semplice. L'ho già fatto. Non mi interessa, l'ho già fatto. Vai, occupa una casella in terreno di potere 10. Come di potere 10? Più soldati, servono più soldati per questo esercito. Tocca per vedere la spiegazione sui rinforzi. Come faccio ad aumentare? Mamma mia che barba. Ma a me, ragazzi, ma a me sembra di vedere Game of Thrones. Allora, vediamo il negozio. Io il negozio ho paura. A €1. Ah, ok. Blocco 9 sfide settimanali. Questo è il pass, ok. Sconto giornaliero. Ti dà gli oggetti, le cose. Pacchetti regalo, vediamo. Ti dà le medaglie. Per 30 giorni. Cioè, quindi cos'è? Cos'è con di costruzione? Vedi i dettagli, in che senso? Ti costruisce più velocemente? Oh, complimenti. Pacchetti, gemme. Compra gemme. Più avanti diventerà devastante questo gioco. Diventerà una cosa proprio... Ma il problema è come faccio ad aumentare i soldati nel mio esercito? Convoca chi? Convoca tutti. Perché devo capire bene. Convoca, vai. Oh, mamma mia. Cioè, non posso neanche muoverlo liberamente sulla mappa. Cioè, devo per forza entrare dentro nei territori. Ok, mamma mia, ma 3 siete lì da parte. Ragazzi, abbiamo superato i 45 minuti, Allora, fatemi vedere come aumentare l'esercito. Fatemi vedere. Allora, le nostre unità hanno completato l'addestramento. Uniamole all'esercito. Ma scusa, ma mica erano 5... Salva. Ah, solo 3 unità diversi? Negli altri potevi fare anche 4. Anche più di unità. Sono di livello 2. No, allora tiriamo dentro. Cioè, quindi io, fammi capire bene. Allora, sì, devo tornare indietro e così, eccetera. E ogni volta devo sempre schierare le truppe così. Mamma mia, che palle. Mamma mia. Ma davvero così ogni volta? Mamma mia, già questo 5 minuti già mi fa capire molte cose. Cioè, questi qua li posso dettare solo più avanti. Cioè, quindi quelli lì andavano in giro solo con l'arco e frecce. Questo è il gameplay. Mamma mia. Che bello! Oh, è bellissimo! Mamma mia! Sono una grossa compagnia che fa film, videogame, che hanno vinto come best videogame dell'anno e così eccetera. E invece di fare un gioco migliore, facciamo un gioco per Android. Ma io, se voglio prendere questo e mandarlo qua, devo sempre fare ste robe ogni volta? Devo sempre far così? Ammazza! Oh! Cioè, è 10.000 volte meglio Rise of Kingdoms. Mamma mia. Ok, disperso. Quindi io manderò un esercito, disperde e torna indietro. Qua torna indietro. Perché sta tornando indietro adesso? Ah no, perché l'ho convocato io. Ma non mi ricordo più cosa sto... Non mi ricordo più niente, non lo so. Ok, ma scusa, ma se io... Dove li spendo i diamanti? Le gemme?
In cosa li spendo? Mi aspettavo qualcosa di veramente di più. Allora ragazzi, le mie aspettative di questo gioco sono veritiere. Quello che avevo predetto, voi non potete capire quante volte io mi possa meravigliare delle cose che dico e della maggior parte delle volte che dico le cose avvengano. Se io non avessi saputo che c'è stata una persona nei commenti che ha scritto che se non avessi saputo che questo gioco fosse Signore degli Anelli l'avrei preso come un gioco normale per mobile, ed è quello che è. Anzi, questo è un gioco che hanno fatto un passo indietro, cioè addirittura un passo indietro rispetto ai giochi di mobile strategici. C'ha troppe meccaniche, l'hanno reso troppo difficile da capire, da intuire, ci sono troppe cose da vedere. Cioè ho capito all'inizio, va bene, poi ci sono certe cose, devi imparare il gioco, sì ho capito, ci sono anche altri giochi bisognava impararli, però qui ci sono troppe cose, poi dopo già dalle gemme, già dal negozio abbiamo capito che più avanti c'è pure il pass, tutte quelle robe lì, quindi già da lì possiamo capire che se te con un po' di soldi poi sicuramente potrai prendere i comandanti, quelli più forti, puoi prendere i potenziamenti, quelli più forti, delle cose, quindi tu puoi prendere l'equipaggiamento, puoi potenziare il tuo eroe più velocemente, puoi prendere anche le risorse della legna, che tu dici vabbè però non è un bonus, sì però rispetto a una persona che magari non spende. Un pay to win anche questo purtroppo ragazzi diventerà anche questo purtroppo un pay to win come tutti gli altri. Quindi signori, se volete giocarlo, vabbè provatelo, perché anche voi potete capire, anche voi tastando con mano o toccando con mouse, perché io sto usando BlueStacks, così per almeno perché sul cellulare, perché se registro col cellulare come faccio poi a registrarlo. Come avevo predetto, un gioco per mobile strategico, quindi devi stare sempre lì, fare le cose d'attesa, non puoi vedere neanche le battaglie, che magari le abbiamo viste solo all'inizio, quella con Gandalf. Dopo la velocità di marcia è troppo lenta quando tu sei lì nel tuo villaggio, nel tuo paesino, sei lì da parte, ho capito, però sei lì da parte. Io non so cosa hanno avuto, che cosa avevano in mente queste persone qua quando facevano brainstorming. Io non capisco, cioè complicarsi la vita in una maniera così devastante nel poter realizzare un gioco del genere. Vabbè, se uno magari è appassionato, ha voglia di andare avanti nel gioco, può farlo tranquillamente. Quindi ragazzi, questo è il gioco, questo è il gameplay, è una cosa incommentabile. La Warner Bros. Piuttosto sarebbe stato bello se avessero fatto un gioco tipo, come ho detto prima, la battaglia per la terra di mezzo, che usciva fuori un giocone ma veramente interessante, spettacolare, soprattutto con una grafica che spaccava, e invece hanno fatto questa cagata. E purtroppo quando segui la massa il risultato è questo ragazzi, è uscita fuori veramente una cagata. Quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video di questo genere basta che lasciate un mi piace e un commento qua sotto. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così sarete aggiornati sui prossimi video. E noi ragazzi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi, proprio deludente. Warner Bros. Ti sei tirata la zappa sui piedi, mi dispiace. O te avevi il potenziale per fare qualcosa di bello, di interessante, e invece hai distrutto tutto. Ho provato questo gioco soltanto perché era un Signore degli Anelli, poi dopo basta.